Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. CoolScan Advanced Accelerator Applications. Ultimo aggiornamento. 23 luglio 2021. Cos'ha CoolScan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere CoolScan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha CoolScan? CoolScan ha un farmaco a base del principio attivo fluorometilcolina, 18F, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico altri radiofarmaceutici diagnostici per la rilevazione di tumori. È commercializzato in Italia dall'azienda Advanced Accelerator Applications. CoolScan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. CoolScan 222 mBq/ml soluzione iniettabile 1, flaconcino da 0,5 a 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Advanced Accelerator Applications. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: fluorometilcolina, 18F. Gruppo terapeutico: radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni: medicinale solo per uso diagnostico. Fluorocolina, 18F, cloruro ha indicato per l'imaging nella tomografia ad emissione di positroni, PET, in soggetti di sesso maschile adulti. CoolScan ha utilizzato per la diagnostica per immagini in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche per la descrizione della funzione o della patologia dove l'obiettivo diagnostico ha il maggior afflusso di colina in organi o tessuti specifici. Le seguenti indicazioni per PET con fluorocolina, 18F, cloruro sono sufficientemente documentate, vedere anche paragrafo 4.4. Cancro alla prostata. Stadiazione iniziale, regionale e a distanza, del cancro della prostata in pazienti ad alto rischio, categoria definita in base alle linee guida cliniche. Rivelazione del sito di recidiva del cancro della prostata in pazienti sospetti sulla base di elevati livelli ematici dell'antigene specifico della prostata, PSA, dopo trattamento di cura primario. Per i limiti di interpretazione di una scansione positiva o negativa, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Posologia. Posologia. Popolazione adulta. L'attività raccomandata per un adulto di 70 kg di peso compresa tra 140 e 280 mBq somministrata per iniezione endovenosa diretta. Questa attività deve essere adattata in base al peso corporeo del paziente, al tipo di macchina PET o PET/CT utilizzata e al metodo di acquisizione dell'imaging. Compromissione renale/epatica. È richiesta un'attenta valutazione dell'attività da somministrare perché in tali pazienti è possibile un aumento delle esposizioni alle radiazioni. Con questo medicinali non sono stati effettuati studi estensivi sulla regolazione dell'attività in questa popolazione speciale. Non è stata caratterizzata la farmacocinetica di fluorocolina, 18F, cloruro in pazienti con compromissione renale. Popolazione anziana. Non ha richiesta regolazione dell'attività. Popolazione pediatrica. Non esiste alcun uso rilevante di fluorocolina, 18F, cloruro in pazienti di età inferiore a 18 anni. Modo di somministrazione. CoolScan per uso endovenoso. L'attività di fluorocolina, 18F, cloruro deve essere misurata con un calibratore di dose immediatamente prima dell'iniezione. Il volume massimo da somministrare al paziente non deve eccedere 10 ml. L'iniezione di fluorocolina, 18F, cloruro deve essere effettuata per via endovenosa, onde evitare l'irradiazione a seguito di stravaso locale e artefatti nelle immagini. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 12. Per la preparazione del paziente, vedere paragrafo 4.4. CoolScan per uso multidose. Acquisizione delle immagini. Per il tumore alla prostata, ha raccomandata un'acquisizione PET dinamica, condotta al di sopra del bacino, comprendente il letto della prostata e le ossa pelviche, della durata di 8 minuti, con inizio 1 minuto dopo l'iniezione, oppure, ove ciò non fosse possibile, un'acquisizione statica di 2 minuti, con inizio 1 minuto dopo l'iniezione.
in caso di dubbi relativi a potenziali lesioni a lenta captazione, ad esempio, immagini statiche negative con livelli sierici di PSA aumentati, è possibile eseguire una seconda acquisizione statica dopo un'ora dall'iniezione. Controindicazioni: ipersensibilità ai principio I, attivo I o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Giustificazione individuale del rapporto beneficio/rischio. Per ogni paziente, l'esposizione alle radiazioni deve essere giustificata dal probabile beneficio. L'attività somministrata deve essere, in ogni caso, quella ragionevolmente più bassa possibile e capace, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nei pazienti sottoposti a terapia antiandrogenica, la necessità di esecuzione di una PET con CoolScan deve essere specificamente documentata dall'aumento dei livelli sierici di PSA. Qualsiasi recente cambiamento terapeutico deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere CoolScan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere CoolScan durante la gravidanza e l'allattamento? Fluorocolina non è indicata per l'uso nelle donne. Fertilità. Non sono stati condotti studi sulla fertilità. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti della fluorocolina, 18F, cloruro sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati studiati. Effetti indesiderati. Non è stato riportato alcun effetto avverso collegato a fluorocolina, 18F, cloruro. La euroesposizione alle radiazioni ionizzanti è correlata all'induzione di cancro e al potenziale sviluppo di difetti ereditari. Poiché copyright, quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione di un sovradosaggio di radiazioni con fluorocolina, 18F, cloruro, la dose assorbita dal paziente deve essere ridotta, ove possibile, aumentando l'escrezione corporea del radionuclide tramite diuresi forzata e frequente svuotamento della vescica. Potrebbe essere utile calcolare la dose efficace applicata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Radiofarmaci diagnostici, altri radiofarmaci diagnostici per la rilevazione di tumori, codice ATC, V09X07. Meccanismo d'azione. Fluorocolina, 18F, cloruro ha un analogo della colina, precursore della biosintesi dei fosfolipidi, proprietà farmacocinetiche. Metabolismo. Fluorocolina, 18F, cloruro ha dimostrato di seguire strettamente il metabolismo della colina, attraverso questi passaggi. Nel breve arco temporale della scansione PET, 1H, e dell'emivita del radionuclide fluoro, dati preclinici di sicurezza. Una singola somministrazione endovenosa di fluorocolina, 18F, cloruro non diluita, alla dose volume di 5 ml/kg, non induce alcun segno di tossicità nei ratti. Non sono disponibili studi relativi al potenziale, elenco degli eccipienti. Sodio cloruro 9 mg/ml. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.